Bene amici, oggi scopriamo insieme la Protagon 33, una barca con una lunghezza fuori tutto di 11 metri e una larghezza di 3,10 m. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamola insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dai motori. Motori che vedono una potenza minima installabile a partire da un singolo da 350 cavalli fino ad arrivare a una coppia di 2 da 300 come in questo caso. Notiamo l'estensione delle plancette di poppa che aumentano la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione, il che permette quindi di vivere pienamente tutta la zona posteriore. Notiamo le gallocce per ormeggio inserite a scomparsa così da evitare intralci sul piano di coperta e al tempo stesso agevolare tutte le operazioni di ancoraggio. Notiamo come il pozzetto motore sia coperta da questa striscia rivestita in tech sintetico che può essere anche sollevata per consentire il tilt completo dei motori, ma che come vedete permette quindi di muoversi liberamente da un lato all'altro della barca e quindi possiamo sfruttare entrambe le aree in maniera perfettamente indipendente l'una dall'altra, mentre qui all'interno della plancetta di sinistra c'è la scaletta di risalita inserita a scomparsa, così da lasciare il piano di calpestio libero da ostacoli e su richiesta possiamo installarne un'altra all'interno della plancetta di dritta. Poco più avanti troviamo questo divano lineare molto comodo che racchiude al suo interno un vano di stivaggio molto pratico per riporre ad esempio parabordi, cime ed oggetti bagnati così da poter accedere tranquillamente a bordo. Accesso piuttosto comodo su entrambi i lati poiché come vedete non ci sono gradini sul piano di coperta, è tutto posizionato su un unico livello, così è semplicissimo accedere a bordo e soprattutto siamo ben protetti all'interno delle murate perché guardate qui quanto sono alte e in più queste murate sono dotate di un sistema che permette di farle aprire letteralmente per creare due terrazze sul mare davvero molto pratiche e comode e soprattutto l'intero sistema è pulito alla vista, quindi non abbiamo pistoni e supporti esterni visibili, è tutto perfettamente in ordine e oltretutto è in grado di sostenere un peso fino a 225 kg, quindi anche 3 persone contemporaneamente possono muoversi su queste terrazze laterali fornite di serie. In più, una volta chiuse le terrazze, il cantiere ha creato un sistema di blocco con supporto interno così da avere piena resistenza strutturale e quindi dare maggior protezione anche per le persone meno esperte a bordo. Sfruttando i corridoi quindi arriviamo all'interno del pozzetto completamente modulare poiché il cantiere offre il massimo della personalizzazione di questa zona. C'è questo supporto centrale che è fisso, quindi non sostituibile, ma lo schienale può essere sfilato per creare un unico grande prendisole, oppure possiamo scegliere di installare il tavolo centrale con base fissa, creare una dinette, oppure abbassare il supporto all'altezza dei cuscini per avere un'unica estensione posteriore, oppure possiamo scegliere tranquillamente di modificare questi supporti che vediamo lateralmente e questa seduta perché sono porzioni aggiunte all'intera struttura e quindi ogni utente può modulare il layout esattamente come preferisce. Questa che stiamo vedendo è una configurazione voluta da un armatore per questo primo modello del cantiere. In più il divano ha al suo interno il vano tecnico sollevabile elettricamente per accedere al vano di stivaggio con anche batterie, impianti e pompa di sentina, mentre lateralmente ci sono altri due vani molto comodi per aumentare lo spazio di stivaggio e ce n'è anche un terzo qui al di sotto del divano anteriore, davvero molto pratico e comodo poiché è facilmente accessibile. Ai lati non mancano dei supporti per poter non solo reggersi grazie alle maniglie integrate, ma per offrire anche supporto per riporre lo smartphone o anche come portabicchieri, mentre procedendo verso prua notiamo il blocco seduta in vetro resina che ha alle spalle la cucina esterna fornita in questo allestimento con un supporto libero a fungere da tagliere, ma ovviamente possiamo scegliere di personalizzarlo anche qui e avere qualsiasi tipologia di piano cottura, mentre sul lato di dritta c'è il lavello, guardate, anch'esso piuttosto generoso e profondo, con al centro il doppio portabicchieri. L'intera zona è ben protetta dall'hardtop che consente quindi di avere piena protezione fino al centro del pozzetto perché guardate qui l'estensione, ovviamente dotato anche di luci di cortesia e soprattutto ha un unico montante centrale che scarica qui direttamente sul blocco seduta così da offrire il massimo della visibilità disponibile in questo allestimento all'armatore poiché abbiamo soltanto poi due montanti posizionati qui ai lati del parabrezza in cristallo. Parabrezza che quindi, come vi dicevo, offre un pieno controllo della navigazione poiché io posso tranquillamente sedermi qui sulla seduta principale di comando, seduta che fa il paio con le altre due laterali così che ogni utente ha la sua postazione predefinita per restare qui nella postazione di guida e soprattutto c'è il booster dedicato regolabile così che ognuno può scegliere appunto
la posizione più comoda. E quando sono al timone, guardate, io sono comodamente seduto, posso puntare anche i piedi sul gradino in basso strutturale con la console, vedo che il timone è ben raggiungibile davanti a me, c'è la doppia manetta di potenza posizionata qui sul lato di dritta, mentre il resto della plancia è totalmente configurabile su richiesta, con in questo caso il display Garmin centrale e il quadrante fornito da Yamaha per avere informazioni sui motori, ma ovviamente c'è anche la rete NMA 2000 per avere tutta l'interfaccia direttamente sul display multifunzione. Gli interruttori on-off sono disposti su un unico livello, mentre qui c'è il controller della sorgente dello stereo, mentre superiormente c'è la bussola, anch'essa ben monitorabile, e doppio portabicchieri in alto. Vi dicevo quindi della visibilità, vedete, riusciamo ad avere un pieno controllo a 360 gradi di fatto, se escludiamo l'unica area centrale qui del campo visivo del montante, ma come vedete non abbiamo nessun tipo di problema anche durante le operazioni di manovra, e ovviamente è possibile anche montare il joystick per il controllo della timoneria steer by wire fornito da Yamaha. Qui troviamo un comodo cassettino dove riporre lo smartphone e accessori e tenerlo ben protetto all'interno di questa protezione in plexiglass, mentre qui c'è la presa USB per caricarlo, ma su richiesta possiamo installare anche un caricatore wireless con relativa magneti anti-bend per offrire supporto al copilota di dritta, mentre inferiormente c'è questa borsa impermeabile molto pratica per riporre tutti i documenti di bordo. Inferiormente c'è invece una botola stagna non solo per aumentare lo spazio di stivaggio, ma anche per accedere alla manutenzione del frigorifero, che è posizionato sulla sinistra di questo blocco seduta, ma all'occorrenza possiamo richiedere anche l'installazione di un secondo frigorifero posizionato qui sulla destra. Ci spostiamo verso prua, guardate, posso sfruttare questa maniglia anti-bend installata lateralmente, ma ci viene in aiuto anche la battaiola che segue questo profilo interno della murata altissima, perché guardate arriva fino al mio fianco, quindi sono sempre ben protetto con il piano di calpestio, e come vi dicevo non ci sono dislivelli, non ci sono gradini, così che è semplicissimo muoversi perché siamo sempre in costante sicurezza e ben riparati all'interno delle murate stesse. Arriviamo quindi nella zona anteriore. Qui notiamo anteriormente al cassero un divano molto ampio e comodo anche per 3 persone, mentre qui lateralmente ci sono altri supporti con predisposizione per lo smartphone, portabicchieri e anche maniglia integrata esattamente come abbiamo visto nella zona di poppa, mentre l'intera area di prua anch'essa è modulare, poiché questa configurazione c'è la dinette con tavolo centrale, ma all'occorrenza possiamo non solo rimuoverlo per aumentare ancora di più il movimento a bordo, ma possiamo anche abbassarlo all'altezza della tappezzeria e con l'aggiunta di un ulteriore cuscino avere un unico grande prendisole anteriore e soprattutto sempre ben protetto, poiché guardate l'altezza delle murate che resta di fatto costante per l'intera lunghezza della barca. Inoltre al di sotto delle 3 sedute anteriori ci sono altri 3 portelli indipendenti dotati di vasche controstampate per aumentare ancora di più lo spazio di stivaggio e quindi tenere l'intera coperta perfettamente in ordine. Arriviamo quindi all'estremità anteriore, notiamo che sulla prua c'è questa superficie orizzontale davvero molto pratica e comoda, poiché possiamo utilizzarla come supporto per salire e scendere in caso di ormeggio di prua, poiché anche qui come vedete non ci sono gradini e dislivelli, ma soprattutto all'interno del portello c'è il vano dedicato all'ancoraggio con la presenza appunto del verricello quindi ben visibile dalla plancia di comando. Basta semplicemente sollevare il portello e una sola persona può effettuare tutte le operazioni di ancoraggio restando semplicemente in postazione di guida, mentre qui anteriormente c'è il vano per l'ispezione appunto per la catena e accedere anche alla manutenzione del motore del verricello stesso. Completano l'allestimento anteriore le 2 gallocce per l'ormeggio, anch'esse posizionate a scomparsa, così da non intralciare anche in questo caso la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua. Ma ora ritorniamo verso poppa e vi mostro l'interno di questa barca. Vi mostro anche il passaggio controlaterale, poiché come vi dicevo il layout è simmetrico, ed entriamo all'interno. Ingresso con porta scorrevole sul lato di sinistra della postazione di comando. Vediamo che entrando c'è questo disimpegno centrale, ma soprattutto un layout completamente open space che consente quindi di sfruttare questo vano interno come spogliatoio ma anche come WC, perché guardate qui quanto spazio c'è con completa privacy. C'è anche questa zona anteriore che permette di rilassarsi comodamente, ma all'occorrenza funge anche da supporto per bambini che possono tranquillamente dormire in questa zona anteriore ed essere anche ben riparati qualora dovesse esserci meteo avverso. In questa configurazione notiamo il lavabo posizionato qui lungo la murata di dritta, al di sotto c'è un comodo cassettino per l'ispezione dell'impiantistica, mentre il VC è posizionato verso poppa con alle spalle il portello che nasconde i contatti elettrici per l'impiantistica di bordo, mentre sulla sinistra c'è
un comodo mobile per riporre gli accessori, ma come vi dicevo anche qui l'intera configurazione è totalmente customizzabile su richiesta, totalmente personalizzabile. Possiamo anche richiedere l'installazione di un supporto qui laterale per nascondere il VC e utilizzarlo anche come seduta stessa. Infine vi mostro l'altezza interna, perché guardate qui, perfettamente sfruttabile con un'altezza di 2 metri in questa porzione principale, poi si va leggermente ad abbassare nella porzione anteriore, però guardate qui c'è ancora tantissimo spazio, io riesco a muovermi in totale autonomia poiché non ci sono barriere, non ci sono ostacoli qui all'interno della cabina, ma c'è questa porzione anteriore che non va ad interferire con la zona che va ad abbassarsi qui direttamente sulla prua, quindi posso stare tranquillamente seduto con la schiena eretta, e in più c'è la possibilità di installare degli oblò laterali per fornire ricircolo e areazione, soluzione non richiesta dall'armatore in questo allestimento. E quindi cari amici, questa è la Protagon 33. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City Team.